Inter-Lecce 2-0, decidono i gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Ho appena finito di riguardare per la seconda volta la partita e volevo condividere insieme a tutti voi alcuni temi che sono emersi secondo me da questa partita, le 5 cose che abbiamo imparato da questa partita, come le definiamo sempre qui sui nostri canali di Passione Inter, dei temi che poi secondo me singolarmente dovremo andare a sviscerare ulteriormente nelle prossime ore, andare ad approfondire ancora di più perché ci sono tanti dettagli interessanti su cui dobbiamo ragionare insieme. Allora tenete d'occhio innanzitutto il nostro nuovo sito www.passioneinter.com, dove vi porteremo altre analisi aggiuntive, non vi perderete neanche una delle nostre notizie e approfondimenti. Prima però, amiche ed amici passioninteristi, ben ritrovati innanzitutto in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito di lasciarci un bel mi piace per sostenere sempre il nostro canale e far girare sempre di più i nostri contenuti. Iscrivetevi anche al nostro canale così ricevete le notifiche e non vi perdete nulla. In questo caso, come detto, parliamo di Inter-Lecce, dei 5 temi che ho sottolineato. Il primo è un'ulteriore conferma di una cosa che abbiamo già avuto modo di analizzare, ovvero la netta differenza che c'è tra l'Inter in casa, l'Inter a San Siro e quella in trasferta. Ormai mi sembra sempre più evidente la differenza e vi faccio vedere un dato in particolare, una cosa particolare. Questa è la classifica, la leggo per chi ci ascolta in podcast, che tiene in considerazione soltanto le partite giocate in casa. Ecco, in questa speciale classifica l'Inter è prima in campionato con 33 punti conquistati e soltanto 6 gol subiti a San Siro. Il Napoli invece ha subito ben 9 gol al Maradona, 3 in più rispetto all'Inter, con 31 punti conquistati. C'è una partita in meno da considerare, il Napoli ha giocato una partita in meno, in ogni caso però questo divario che c'è nella classifica generale, almeno in casa, non c'è, anzi emerge soprattutto invece la differenza se consideriamo le partite in trasferta, dove condivido l'altra classifica, l'Inter invece nel campionato delle gare giocate lontano da San Siro è addirittura settima in classifica. Anche qui va detto che l'Inter ha una partita in meno rispetto al Napoli che ha una gara in più, comunque siamo nell'ordine dei 14-17 punti circa di distanza ed è lì che è maturato soprattutto il grande divario rispetto alla vetta della classifica. E ulteriore dato da considerare, l'Inter ha subito 22 gol in trasferta, cosa di cui abbiamo già parlato. Comunque è fuori da ogni dubbio che l'Inter fuori casa ha un problema abbastanza evidente. Il rendimento in casa sta migliorando ancora una volta e sicuramente diciamo che dopo tanti mesi in cui l'Inter è stata tra le peggiori difese tra le big, aveva anche una media gol subiti da zona retrocessione, ora l'Inter finalmente, grazie anche al rendimento soprattutto in casa, è tornata ad essere la quinta difesa del campionato. Speriamo adesso di migliorare anche fuori casa. Servirà sicuramente un po' di equilibrio in più, magari lontano da San Siro, servirà anche qualche novità tattica, diciamo così, qualcosa Inzaghi secondo me tra le altre cose sta anche sperimentando, quel famoso piano B che spesso abbiamo richiesto. Nella partita contro il Bologna qualche accenno si era visto, contro il Lecce per me è stato ancora più evidente. Mi riferisco a una cosa che noi in redazione abbiamo chiamato fasce mobili, chiamiamole così, è il tema numero 2 quindi che è emerso da questa partita. Una partita in cui l'Inter ha cercato di giocare a fasi, ovviamente, con il Lecce che ha cercato di essere molto aggressivo sul pressing alto e anche a centrocampo, ha commesso anche tanti falli. L'Inter prima ha provato ad andare dritta sugli attaccanti o sugli inserimenti dei centrocampisti, cercando anche il lancio lungo, poi invece in altre fasi ha cercato di far girare di più il pallone. Una costante però dal mio punto di vista è stata il grandissimo movimento che c'è stato sia da parte degli attaccanti che dei centrocampisti, a cui si è aggiunto un elemento di novità con il lavoro di Dumfries e Gosens, differente rispetto al solito. A destra, se ci avete fatto caso durante la partita, Barella si allarga sempre tantissimo. Questa volta però mi ha dato l'idea di allargarsi ancora di più del solito, a giocare quasi sulla linea laterale, con i piedi proprio sulla linea, con Dumfries che in un primo momento andava a giocare spesso anche in mezzo, cercando di fare anche un po' il trequartista in alcuni casi, ma poi soprattutto si è alzato ancora di più, quasi a comporre una sorta di 3-4-3 con Barella a destra e Dumfries terzo d'attacco, o in alcuni casi anche un 3-3-4 con anche l'esterno dall'altra parte che saliva. Comunque Barella si allarga, Dumfries si alza, uno tra Çalhanoğlu o anche Mkhitaryan andava a generare una sorta di triangolo lì tra centrocampo e corsia destra. Da questa situazione qui sono nate diverse occasioni nel primo tempo e anche il gol di Lautaro Martinez nel secondo nasce proprio da un'azione così dove Dumfries è stato bravo. A sinistra invece
è capitato diverse volte di vedere, lo abbiamo detto anche in diretta, Gosens e Bastoni invertiti nei ruoli, con Gosens dietro e Bastoni quinto di centrocampo in alcuni momenti. A Bologna, purtroppo, ricorderete, da una situazione così abbiamo preso gol, con Orsolini che scappa proprio tra Acerbi e Gosens che erano in difesa. Pensavo potesse essere un errore di posizionamento casuale dato dal momento della partita. Invece, con il Lecce si è rivisto con più frequenza e quindi penso a questo punto che sia una richiesta specifica da parte di Inzaghi. Magari ho ipotizzato io perché Gosens è più bravo a recuperare e ripartire da dietro con tanto campo davanti, cosa che lo abbiamo visto fare bene, da cui è nato anche il gol di cui tra poco parliamo, mentre Bastoni ha un piede migliore per il cross, per il lancio e anche per la manovra probabilmente. E ne parliamo anche per quanto riguarda il tema numero 3 emerso da questa partita, ovvero il rendimento di Robin Gosens. Migliore in campo per la seconda volta consecutiva. Dopo la partita lui stesso ha detto che aveva bisogno di continuità, come è normale che sia per qualsiasi calciatore, soprattutto per uno che arrivava da diversi stop, non giocava 2 partite consecutive dai tempi dell'Atalanta. Gosens ha fatto un'altra buonissima partita, sempre sul pezzo. Mi piace molto la cattiveria e l'applicazione che ci mette sempre. C'è un esempio per me molto importante in questa gara ancora una volta, una palla che stava scivolando fuori, rimessa laterale a 70 metri dalla porta, lui la rincorre, va in scivolata e si conquista una rimessa laterale in zona offensiva. Questo è un dettaglio mentale che fa tutta la differenza tra sconfitta e vittoria, secondo me, se tutti ci mettessero sempre questo tipo di applicazione. E il gol, come detto, di Mkhitaryan all'80% lo confeziona Gosens con il recupero palla e l'azione poi sulla corsia sinistra e il cross dentro. Adesso gli mancano 2 cose per me a Gosens, anzi 3 probabilmente. Innanzitutto continuare così, ovviamente, quindi continuare su questa scia di rendimento. Seconda cosa, cercare di più il cross, mettere più palloni in area di rigore, più palloni pericolosi. Terza cosa, essere ancor più presente in area di rigore a chiudere sul secondo palo. Tutte cose che fanno parte del suo bagaglio tecnico, tutte caratteristiche che lui ha, adesso deve ritrovarle e rimetterle al meglio dentro la partita, ma ci crediamo e sognando anche un po', fantasticando anche un po', possiamo sperare che la storia si ripeta, cioè come abbiamo visto già fare con Brozovic, con Perisic e non solo, anche Gosens era vicinissimo all'addio, sia la scorsa estate che poi a gennaio è rimasto e magari finalmente può diventare l'esterno di cui l'Inter ha bisogno. Lui stesso ha detto dopo la partita che nel futuro si vede all'Inter, quindi ce lo auguriamo. E con tutto il rispetto ovviamente di Di Marco, che fin qui ha fatto benissimo, gli si può veramente dir poco a Di Marco, però per me deve essere un'alternativa ai titolari, almeno in questo momento, e magari in alcune partite specifiche potrebbe esserci anche un Di Marco terzo di difesa a fare rifiatare Bastoni e Gosens davanti. Non in tutte le partite, ma in alcune partite sì. Arriviamo però anche a 2 note negative o comunque 2 riflessioni e correzioni da applicare, perché abbiamo vinto, siamo tutti contenti, giusto così ovviamente, però se vogliamo analizzare un po' più in profondità, con un po' di senso critico, dobbiamo riconoscere che c'è ancora qualcosa da correggere. Ci sono stati tanti errori tecnici da parte dei singoli e da parte anche di alcune scelte di interpretazioni non correttissime secondo me. C'è da lavorare sicuramente, qualcuno è appannato fisicamente e servirebbe un po' di ricambio in più. Un tema molto sentito nella community di Passione Inter in queste ore, ce l'avete scritto veramente in tantissimi, è quello relativo all'impiego di Bellanova e Aslani, o meglio al non impiego di Bellanova e Aslani, perché ancora una volta sono rimasti in panchina per tutta la partita, soprattutto tra i due la scelta di escludere Aslani anche a me ha lasciato qualche dubbio. Vi do un po' di numeri che mi sono segnato riguardanti la stagione di Aslani. Numeri dicono che in questa stagione ha messo insieme 20 presenze complessive tra tutte le competizioni. Sembrerebbero tante, ma in realtà ha giocato 556 minuti totali, vuol dire la media di 27,8 minuti a partita e meno di lui sono stati impiegati soltanto Zanotti, Carboni, Bellanova e D'Ambrosio, tra i giocatori che hanno debuttato. Nelle ultime 4 partite di campionato, più l'ottavo di finale di Champions con il Porto, non ha visto il campo, è rimasto in panchina. L'unica presenza titolare del 2023 è datata 10 gennaio, ovvero Inter-Parma di Coppa Italia, mentre l'ultima apparizione in assoluto è una manciata di secondi nel 5 febbraio, un mese fa, nel derby vinto in campionato. E sono numeri abbastanza tosti, diciamo,
che non mi trovano d'accordo con il valore del giocatore che ha fatto intravedere, e anch'io, come tanti voi, ho detto: "Ma se Gagliardini", così come il discorso vale anche in parte per D'Ambrosio e Bellanova, cioè se Gagliardini, che è molto probabile che se ne andrà a fine stagione, perché continuare a giocare con Gagliardini che se ne sta per andare, quando hai un giovane che molto probabilmente invece sarà ancora qui l'anno prossimo e dovrà essere uno dei titolari dell'anno prossimo, molto probabilmente. Quindi io ho provato a dare una possibile spiegazione a questa scelta, fermo restando che non penso che il mister voglia farsi del male da solo, quindi se preferisce Gagliardini ad Asllani ci sarà un valido motivo. A me l'unica idea plausibile che viene in mente è legata anche alla posizione di Inzaghi stesso, e mi spiego. L'allenatore già di per sé, per il ruolo, soprattutto all'Inter, è concentrato sul presente, sul brevissimo termine e sui risultati da ottenere subito. Figuriamoci un Inzaghi che è costantemente in discussione dall'inizio e che è in forte discussione adesso. Quindi un allenatore, secondo me, in questa posizione credo abbia tutto l'interesse a prendere decisioni più per l'immediato, piuttosto che valorizzare un giovane che magari oggi ti può commettere l'errore, ma che per il suo bene devi permettergli di commettere l'errore, di sbagliare e di crescere, in modo che poi ti sarà più utile più avanti. E visto che probabilmente Inzaghi la situazione la sente parecchio in bilico, per me c'è questo fattore da considerare. Poi, tema numero 5, lo chiudiamo rapidamente, riguarda l'ennesima prestazione arbitrale insufficiente. Ne parleremo anche nella diretta alle 19:30 in maniera più approfondita. Ci sono tante situazioni dubbie anche in questa gara. Di sicuro c'è un potenziale rigore piuttosto netto per il calcio che prende Gosens, con l'arbitro veramente lì ad 1 metro. Soprattutto però mi lascia qualche perplessità il tocco di mano di Hjulmand in barriera, dove non riesco davvero a capire perché il VAR non è intervenuto. Ancora una volta sono abbastanza perplesso da questa gestione arbitrale, diversi errori, però boh, nessuno alza la voce, va tutto bene così. Vabbè, vedremo, vedremo. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa partita, quali altri temi avete colto da questa gara. Vi invito a seguirci su passioneinter.com con i prossimi approfondimenti e le prossime notizie. Vi aspetto poi nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per sostenere il nostro progetto e per entrare a far parte della nostra community alle 22, come ogni lunedì, nel server Discord di Passione Inter, lunga chiamata del Monday Night per fare il punto con tutte le notizie. Quindi vi aspettiamo anche lì. Nel frattempo vi lascio in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, un ulteriore approfondimento post partita da non perdere, e per chi ci segue da YouTube, qui.